E dato che è un po' freschino e sono le 15:25, cosa bisogna fare in questo orario? Fermarsi al baracchino, perché il maiale Ha fame. io ve lo dico continuamente, scrivetelo nei commenti, mi capite? Io potrei tranquillamente non fermarmi e andare avanti, e invece bisogna fare questi sacrifici. È una vita di sacrifici questa. Sì, una vita di stenti. Immenso campo da golf continua anche dal lato opposto. Questo è il paesaggio che ci condurrà alle Cliffs of Moher. 3,9 km all'ingresso. Ci hanno detto che c'è un parcheggio che si potrebbe evitare seguendo la strada. Ora lo verificheremo tutti insieme. Quello è il sentiero, il parcheggio è quello là in fondo. Noi ora continuiamo per capire un po' la situazione. Il parcheggio è libero solo per i bambini, nel senso che ogni occupante dell'auto, camper o della moto deve pagare 12 euro. È una sorta di biglietto d'entrata che poi non si paga entrando alle Cliffs of Moher. Abbiamo girato, siamo tornati indietro, quindi il parcheggio ora ce l'abbiamo a sinistra, mentre le cliff stanno qua dietro. Quindi saliamo per vedere. Qua non vediamo più insegne. È tornata l'insegna Car Park, strada che diventa sempre più stretta. E ora scatta la domanda: ma dove vi portiamo? Effettivamente non lo sappiamo neanche noi dove stiamo andando. Di qua. Infatti 5 euro, come ci aveva detto Daniele ed Emanuela. How many distance? 15 minute walk. Addirittura ci danno il parcheggio qua per la sorellona. Thank you. La moto l'abbiamo parcheggiata là in fondo, addirittura alla ragazza abbiamo lasciato i caschi, costo totale per la moto 3 euro. Alla ragazza abbiamo chiesto: ma è sicuro questo parcheggio? Very safe. Ne riparliamo quando torniamo, però aveva un aspetto molto affidabile. Praticamente che cosa si sono inventati? Abitano a 15 minuti a piedi dalle cliff, dispongono di una proprietà privata dove vanno molte auto, quindi fanno, da parte mia giustamente, concorrenza ai parcheggi che abbiamo visto lungo la strada, perché ripeto, se parcheggiate in quei parcheggi dovete pagare 12 euro a persona. Noi avremmo dovuto pagare quindi 24 euro contro i 3 bellissimi euro. Il parcheggio ufficiale secondo noi è un po' esagerato. Però ricordatevi che a volte la fortuna va a braccetto con la sfortuna. Sta arrivando la pioggia. Ebbene, alla fine vi abbiamo portato con condizioni meteo abbastanza estreme, ma ci siamo. Siamo alle Cliffs of Moher, parte del Burren and Cliffs of Moher UNESCO Global Geopark. Le scogliere in pietra calcarea che per la loro posizione sembrano soldati posti a difendere l'isola irlandese. Arrivano fino ad un'altezza di 214 metri. L'ambientazione così da fine del mondo e così mitologica non poteva che suggerire delle leggende. Una in particolare narra di una bellissima donna che viveva proprio su una di queste scogliere, innamorata di un marinaio che ogni giorno salpava con la sua barca. Un giorno lei, aspettandolo, non lo vide arrivare. Dalla disperazione si buttò proprio dalla scogliera. Qualcuno ancora oggi sostiene che nelle giornate tempestose come quella di oggi se ne senta il lamento. Info interessante: se venite da queste parti c'è un sentiero che arriva fino in fondo. Praticamente potete camminare a ridosso delle cliff dall'inizio alla fine. E la donna innamorata del suo marinaio dice: torniamo dalla sorellona. Ripartiamo dal parcheggio tattico. Ora vi mostriamo nel dettaglio dove si trova l'ingresso. Bisogna fare 3 km per tornare sulla strada principale. Eccoci arrivati. Poi ci sono le cliff. Il parcheggio principale si trova là in fondo. Se voi venite da nord, avete le cliff sulla destra, il parcheggio sulla sinistra, dovete proseguire circa 2 km 3, dove troverete un cartello con la scritta Car Parking. Noi in moto abbiamo pagato 3 euro, se venite in auto pagate 5 euro, mentre se parcheggiate nell'ingresso principale, dove sicuramente la camminata sarà anche leggermente più breve, nel nostro caso abbiamo impiegato circa 15-20 minuti, in questo parcheggio si paga la persona, nel senso che se siete in 5 adulti dentro un'auto pagherete 12 per 5. Guardate che colori, nonostante il cielo sia completamente coperto, la baia e le onde che si infrangono. Sotto il
solito cielo d'Irlanda. E nonostante il brutto tempo andiamo tutti insieme in una spiaggia quasi caraibica. In tutti questi giorni il meteo irlandese ci aveva un po' viziato, pioveva e poi il cielo si apriva completamente, usciva il sole anche per qualche ora, invece oggi no. Ma comunque non piove in maniera copiosa, quindi ragazzi proprio si va tranquillissimo. Asfalto sempre perfetto, è bellissimo, piacevolissimo andare in moto per queste strade. Così testiamo anche le gomme sul bagnato come vanno, anche se ovviamente a fare la differenza è il tipo di asfalto. Questo è molto poroso, quindi ha tantissimo grip anche se bagnato. Sto provando anche il Riding Mode Rain, ma più per capire com'è la curva di potenza della moto, cioè perlomeno quello che hanno fatto i progettisti in relazione appunto al bagnato, perché ormai mi conoscete, da parte mia il Riding Mode è il polso. Tra un cielo che fatica ad aprirsi, siamo diretti verso la penisola del New Quay e verso una spiaggia che si chiama Flaggy Shore. Alla fine di questo rettilineo c'è chi fa il bagno con i gradoni di pietra calcarea che arrivano in mare. 16 gradi, 41 km, 42 minuti, ora di arrivo 19:26. Vamos! Ripartiamo prima che vederli fare il bagno ci porti quei brividi alla sola vista. Bella però, con questi ciottoli enormi. L'acqua è di un celeste incredibile nonostante il cielo sia quasi bianco. Stiamo entrando in punta di piedi in quella zona geologicamente particolare chiamata Burren, che insieme alle Cliffs of Moher forma un geopark protetto dall'UNESCO. Castello in tutta la sua magnificenza, una sorta di torre di avvistamento. Oltre a vedere sventolare le bandiere della contea di Galway, il Burren Nature Sanctuary, il parco nazionale del Burren, dista da qui 11 km. Il fondale marino emerso quasi 3 milioni di anni fa in seguito a catastrofici eventi geologici che hanno investito l'Europa. È una superficie estremamente rocciosa e arida che in primavera si riempie per brevissimo tempo di un manto coloratissimo di fiori. È una zona che viene definita molto simile al suolo lunare. Sarebbe stato carino dormire a Galway, però i prezzi e le strutture sono troppo alti, quindi come sempre facciamo ci spostiamo un po' in periferia. Entriamo anche contromano, vediamo dove ci fanno parcheggiare per la notte. Arrivati. Ragazzi, buongiorno. Questa mattina all'occhio, come potete vedere, sembra stia molto meglio. Solito room tour, stanza enorme, banco da lavoro enorme, bagno con una doccia grandissima, struttura secondo me completamente in legno, perché come ci muoviamo scricchiola tutto. Camera pagata 130 euro, compresa una colazione fatta al momento. Siete a Loughrea, pochi chilometri da Galway, però qui avete compreso un ristorante di cui potete usufruire. Il parcheggio dell'hotel è enorme, dietro la struttura ce n'è un altro molto più grande. A noi cortesemente hanno fatto parcheggiare sotto il porticato. Salutiamo il Meadow Cart Hotel, la direzione è sempre il nord. Il bello delle cittadine lungo la Wild Atlantic Way è il fatto che non hanno prettamente l'aspetto di cittadine litoranee, ma quando le attraversi, nonostante indossiamo il casco, hai il canto dei gabbiani continuo che ti accompagna lungo il tragitto e le goccioline di pioggia immancabili. Mano a mano che ci spingiamo verso le zone più esterne aumenta il vento e l'aspetto wild diventa sempre più interessante. Continuo susseguirsi di laghi. L'isolamento aumenta se abiti come gli abitanti di quella casa in mezzo al lago. Siamo arrivati a Clifton, da qua inizia la Sky Road. C'è un po' di pioggerellina, 15 gradi con il vento, quasi che inizio a pensare di sostituire i guanti intermedi con i guanti invernali. Si iniziano a delineare i profili delle penisole che si estendono verso l'Oceano Atlantico.
Questo percorso dovrebbe essere di 18 km. Avevamo letto che questa strada, la Sky Road, era una strada panoramica di rara bellezza, un circuito ad anello che parte appunto dalla città di Clifden e arriva fino a Kingstown. Il faro proprio sulla punta che si protende sull'oceano, in fondo piove ininterrottamente. Il bello è che questa strada si inerpica sempre di più, quindi saliamo più alti e abbiamo un panorama ancora più ampio. Che vista, ragazzi! Vai, più forte! Beh, possiamo dire che a panorami non avrebbe uguali, mare e terra. Grande, grande. Quasi tutta la Sky Road è monocorsia, però non è a senso unico, ogni tanto ci sono delle piazzole dove potersi fermare per far passare le auto provenienti dall'altra parte. Torniamo sulla strada principale ed andiamo verso Ome Island, 10 km a qua, zona stupenda, assolutamente ragazzi, non perdetela. Che contrasto di colori! Mentre percorriamo la strada restante di 8 km che ci separa da Ome Island. Guardate dove vi portiamo! Questo è un altro posto che sognavo da casa. Si arriva diretti in spiaggia. Noi siamo un po' al limite con l'orario, ma questa cosa dobbiamo spiegarvela bene. Quella che vediamo davanti a noi non è una vera e propria spiaggia. In realtà in altri orari del giorno c'è l'acqua del mare, che vedete in alcune pozze che già si stanno riformando perché l'acqua del mare sta tornando. Quella che abbiamo davanti agli occhi è il fondale marino. Ma voi avete mai visto un segnale stradale sulla sabbia? Che spettacolo! Ome Island, quella che abbiamo davanti a noi, è in realtà una penisola grazie all'alta e bassa marea che si viene a creare, altrimenti sarebbe un'isola. Ci pensate che gli abitanti di queste case devono aspettare l'alta e bassa marea per tornare sulla terraferma? È chiaro che prima di venire in questa zona bisogna controllare gli orari delle alte e basse maree. Noi oggi l'abbiamo controllato e la bassa marea toccava il suo culmine alle 11:26. Noi siamo arrivati all'1 e la situazione è quella che avete davanti. Tutto questo per dirvi non ci allarghiamo troppo con le tempistiche, perché qua la prossima bassa marea di oggi si verificherà alle 6 di stasera. guardate, guardate, Avanza paurosamente e meravigliosamente. Stiamo camminando sul fondale marino e Francesco è fermo vicino alla segnaletica stradale del fondale. Ragazzi, mentre vi parlavamo l'acqua è arrivata a questo livello. È l'ora di andare, sta salendo a vista d'occhio. È uno spettacolo, la natura, quello che fa. Siamo ormai quasi circondati e la sua crescita è qualcosa di vertiginosamente veloce, per cui può diventare estremamente pericoloso. ma bisogna fare attenzione che sento l'anteriore, ovviamente abbiamo gomme prettamente stradali. Quindi prima di venire allo spettacolo di Ome Island controllate a che ora si verificano le alte e basse maree.
timelapse di circa 30 minuti concentrato in 10 secondi. Bisognava stare qua al minimo 2 ore per capire proprio la differenza tra l'alta e la bassa marea. Lasciamo Omi Island, quasi tornata ad essere un'isola, oggi è disabitata, il cui ultimo abitante è stato un irlandese nato da queste parti, emigrato in Australia negli anni 60, diventato uno stuntman hollywoodiano. Pascal Whelan è tornato a vivere in solitudine nell'ultima parte della sua vita, è ora sepolto sull'isola, ma ha anche altro da raccontare. Infatti qui si svolge una corsa di cavalli molto suggestiva, perché i cavalli galoppano tra le acque che crescono del mare, ma non c'è una data precisa perché dipende molto dal ciclo lunare. In ogni giorno l'alta e bassa marea si sposta di circa 30 minuti. Ora avanziamo come l'acqua nelle alte maree verso nord. L'aspetto è proprio quello selvaggio delle zone più estreme della Terra. E dato che è un po' freschino e sono le 15:25, cosa bisogna fare in questo orario? Fermarsi al baracchino, perché il maiale Ha fame, poi inizio a sentire anche freddo quando ho fame, quindi bisogna un attimo rallentare. Ora motociclisti, mi capite? Io ve lo dico continuamente, scrivetelo nei commenti, mi capite? Io potrei tranquillamente non fermarmi e andare avanti, e invece bisogna fare questi sacrifici. È una vita di sacrifici questa. Sì, una vita di stenti. Ma ci dici cosa hai ordinato? Un sandwich con polpa di granchio, limone e mostarda. Andiamo ad assaggiare. Questi che sono 2 fagiolini? Sì. L'odore devo ammettere che non è male, però dall'odore bisogna passare al sapore. Ora testiamo. Very good. E in fondo c'è anche il baracchino per il caffè. Aspettate, recensione al volo, devo ammettere che è tanta roba, però non so il prezzo, quindi prima di fare il rapporto qualità-prezzo bisogna un attimo pagare. Però ragazzi, è bello caldo, con il pesce a contrasto che è freddo, imbevuto di limone, voto anche 9. E se il maiale sta zitto possiamo salire anche a 9,5. E chi è che ci aveva detto che in Irlanda si mangiava male? E aggiungo, se il maialino dice che in Irlanda si mangia bene, ragazzi, venite in Irlanda perché si mangia benissimo. Terminato in 2 bocconi. E dopo il sandwich spolverizzato, caffesito con biscotti presi al Spar. Per il caffesito bisogna specificare single espresso, altrimenti fanno un double espresso. Ma io lo faccio per lui, a lui fa male il caffè, double non può prenderlo. Salutiamo Fresh Crab, dobbiamo ammettere che era abbastanza costoso, noi ne abbiamo preso uno solo e quel piatto che vi abbiamo mostrato veniva 16,50 €, un monton. Da noi l'avremmo pagato almeno la metà. Ecco, per fortuna che l'ha detto Sara, altrimenti io farei fatica a dire certe cifre. Che motore ragazzi, che motore. Qua un po' Norvegia addirittura. Che assomiglia molto alla Scandinavia e alla più bella, passatemi il termine, delle 3 sorelle, e cioè la Norvegia. Siamo a Killarney Harbour. Adesso andremo fino alla fine per poi tornare dall'altra parte. Stiamo parlando del Killary Fjord, quello che secondo alcuni sarebbe l'unico fiordo irlandese, anche se dagli studi emersi sembra non avere natura glaciale. Siamo all'apice del fiordo. E se non fossimo consapevoli di essere in Irlanda, verrebbe il dubbio, in effetti, di essere su terra norvegese. Dal navigatore si vede tutto il giro del fiordo. All'apice del fiordo si entra nella contea di Mayo. Guardate il movimento dell'acqua, sembra contrario, sembra creare delle onde che però hanno una longitudinalità particolare, non so come definirla. Quello che sembra essere un fiordo lungo 16 km e profondo 45 metri. E comunque, come sempre capita, per cercare la bellezza a livello naturalistico più estrema bisogna spingersi dove non va quasi nessuno, o perlomeno dove il turismo è meno presente e la natura è ancora più forte. Ecco perché ci piace spingerci verso questi luoghi, perché poi si vedono queste meraviglie nascoste che fanno poco rumore, però ci chiamano.
similitudini con la Scozia in questo caso, con i ruscelli che costeggiano le strade, immersi nella natura più incontaminata. 1 ora e mezza alla nostra destinazione. La follia del cambio di panorama e di colpo qua neanche sembra più Irlanda. Anche perché sta uscendo il sole, non scherziamo, 15 gradi costanti. Siamo a Louisbourg, solita immancabile insegna della Guinness, sempre pittoreschi, piacevoli, tranquilli, un classico venerdì pomeriggio estivo. Mentre vaghiamo tra le meraviglie costiere della contea di Mayo, dovete sapere che noi dobbiamo un prestito linguistico all'entroterra di questa contea. Nell'800, infatti, la Ireland Land League, con lo scopo di elevare le condizioni economiche dei suoi lavoratori, decise di farli scioperare dal lavoro presso la tenuta Erne, una delle tenute di un grande proprietario. L'amministratore di queste proprietà, un certo Boycott, per tutta risposta decise di mandarli a casa e licenziarli in tronco. In risposta ebbe un'intera comunità che praticò su di lui ostracismo. Nessuno gli fornì alimentari, tutti si allontanavano quando entrava in chiesa, gli tolsero il saluto, fu costretto ad andarsene dall'Irlanda e da lì prese corpo il concetto di boicottare. Guardate che stabilità, ragazzi, gomme che hanno quasi 5.000 km, c'è addirittura un po' di vento laterale, infatti va un po' a destra. Considerate che andiamo abbastanza carichi. 500 metri all'arrivo, solito B&B fuori dalla città. Ci siamo. Arrivati. Ragazzi, buongiorno, oggi iniziamo il video con un consiglio.